Oggi con Antonio Cardillo, Zio Vito Verrastra e Nico Zaccagnino vi sposteremo nel Paleolitico, in uno dei posti più belli dell'umanità. Percorreremo la mitica SS92 e vedremo il ponte tibetano più lungo del mondo. Seguiteci! La strada statale 92, come sempre, è un turbinio di emozioni, è un susseguirsi di curve e noi la facciamo sempre più che volentieri. Sulla strada si susseguono dei bellissimi paesi come Anzi e il suo osservatorio astronomico. Scorgiamo anche il castello di Laurenzana, che si erge su uno sperone di roccia. E così arriviamo alla nostra prima vera tappa di giornata. Dopo una grande scorpacciata di curve stamattina sulla mitica statale 92 siamo arrivati alla prima attrazione, Castel Saraceno. Siamo a Castel Saraceno. La sua caratteristica è che è il paese tra due parchi, il Parco Nazionale del Pollino e il Parco dell'Appennino Lucano. Comunque stamattina siamo proprio belli. Con questi capelli. Siamo anche arrivati al ponte tibetano più lungo del mondo, 586 metri. Questo è il ponte fra i due parchi. Sì, ma quanto è alto però? 80 metri, il punto più alto dopo è 80 metri. Dopo che hai interrogato Google o Wikipedia. Nei vicoletti delle strade ci sono due ambulanti. Le arance di Scanzano. Le arance di Scanzano. La scoop per la mamma, la scoop per la figlia, la scoop per tutta la famiglia. Azione! Ripresa la marcia passiamo sotto il Monte Alpi con la cima di Pizzo Falcone a 1900 metri, tra i rilievi più alti dell'Appennino Lucano. Direzione Grotta del Romito. Entriamo nel cuore del Paleolitico. Noi non vogliamo dire che portiamo la cultura, però i nostri viaggi sono sempre improntati a un senso. Questa è una ricostruzione che hanno fatto dei professori di come vivevano. Si vede proprio che comunque è un cammino ancestrale. Cardillo, ma che ti pensi? Ti sta sul GS? Qui i primi ritrovamenti sono di 14.000 anni fa. Lì si vede la raffigurazione. Il boss Primigenius. Arrivava fino a 2 metri d'altezza. Le varie ere, dal Neolitico, Mesolitico, si arriva fino al Paleolitico. Sì, io e il Cardillo nel Paleolitico. Non è sicuramente un uomo del Paleolitico, no? Ma è un sapiens sapiens. Questa è la ricetta che abbiamo trovato giù nella grotta. La strada che costeggia il fiume Lao e arriva dritta a Papasidero è di una bellezza indicibile. Che spettacolo di strada, ragazzi! Ve la consiglio assolutamente. È la chiesa di Santa Maria di Costantinopoli, qui a Papasidero. Andiamola a scoprire. Io che sono appassionato di storie, mi piace tantissimo questa storia del ponte della Rognosa.
Qua alla chiesa della Madonna di Costantinopoli sono presenti ben due ponti. Il ponte sottostante è un ponte che risale alla metà del 1600 ed è detto ponte della Rognosa. Questo perché in passato ci passavano le persone che si trasportavano, appunto coloro che erano morti per la peste, li portavano in questa struttura al di là del fiume. Poi successivamente un benefattore del paese che si chiamava Nicola Dario ha donato invece il ponte nuovo, che è questo che appunto vedete al di sopra. Lei è Maria Angelica Mastroti, è nata nel 1851 a Papasidero e attualmente è in processo di beatificazione. Si ammala giovane di tubercolosi e afferma che è stata guarita proprio dalla Madonna di Costantinopoli. Ci troviamo nella cappella di Santa Sofia. Questa struttura nasce intorno al XI e XIII secolo per poi diventare una cappella privata della famiglia Forestiero. Abbiamo qua ben tre fasi di affreschi, la prima risale al 1504, la seconda al 1569 e infine abbiamo una nella metà del 1600 dove è stata fatta raffigurare la Madonna di Costantinopoli, ovvero la nostra patrona. La nostra giornata si chiude qui, nella splendida costa tirrenica della Calabria, tra San Nicola Arcella e Praia a Mare. Io ti invito a iscriverti al canale e continua a seguirmi per nuove avventure. Ciao!